Ben ritrovati amici della Radio Rossonera, buon lunedì qui dalla radio, il 26 agosto del 2024, l'editoriale che apre la settimana come al solito. Buona settimana quindi a tutti e buon lunedì e buon rientro dalle ferie per chi insomma ha terminato soltanto nelle ultime ore le proprie vacanze. Si ritrova tutti quanti per una nuova stagione che è già iniziata, ai noi, visto come sta andando nelle prime due partite. Parleremo di questo, ovviamente editoriale, ma non solo, delle partite, parleremo un po' a 360 gradi di quello che è in questo momento il momento del Milan dal punto di vista dei singoli, della rosa, come ad esempio nel terzo punto, della società come nel secondo, come è l'allenatore nel primo punto, e poi chiuderò con una sorta di via d'uscita possibile. Ma detto questo, vi devo ringraziare per essere stati veramente tanti nel post partita di Parma-Milan, grazie a tutti quanti. Grazie che hai messo like, iscrizione e quant'altro che, insomma, ve lo ripeto sempre, ci danno il gas per andare avanti, quindi grazie a tutti. 30 secondi su Radio Rossonera, poi parto con l'editoriale, giuro promesso. Come avete visto non c'è più Carlo Pellegatti, l'interruzione della collaborazione è di qualche giorno fa, abbiamo deciso di non collaborare più con Carlo, come nell'ottica di tutto quello che è normale nella vita. Insomma, abbiamo intrapreso un viaggio 3 anni fa, credo se non ricordo male, con Carlo, di una collaborazione qui con Radio Rossonere, e dopo 3 anni ci sembrava anche giusto, insomma, in questo momento interromperla per tanti motivi, ma insomma, al di là delle motivazioni, qui parlo in maniera personale, sarò e saremo sempre grati a Carlo per questo viaggio di 3 anni che è stato veramente pieno, cioè, al di là di come poi ci si possa pensare sul Milan o su quant'altro, insomma, con Carlo persona e professionista, anzi, ad averne assolutamente. Quindi un grandissimo, veramente, almeno da parte mia, un grandissimo ringraziamento a Carlo per questi 3 anni, ma è vero, col cuore lo sto dicendo, però insomma le strade vanno avanti, o meglio, le strade vanno avanti in maniera diversa e si va avanti. Radio Rossonera andrà avanti anche in maniera diversa, come l'avete magari conosciuta, con nuove trasmissioni. Questa è una sorta di interregno, poi durante e dopo la sosta vedrete che ci rinnoveremo parecchio per quanto riguarda alcune trasmissioni, alcune rubriche all'interno delle trasmissioni, alcune cambieranno, alcune non ci saranno più, ne entreranno delle nuove, insomma ci sarà una nuova Radio Rossonera in generale per quanto riguarda YouTube, ma non soltanto. Detto questo, partiamo subito. Partiamo dall'allenatore, che è quello un pochino più nell'occhio del ciclone in questo momento. Fonseca già al punto di non ritorno, ho scritto, perché mi sembra che la questione sia anche un pochino oltre il risultato. È inutile, insomma, fasciarsi la testa prima di non prendersela, ma nemmeno girare lo sguardo e fischiettare. Bisogna prendere coscienza del fatto che in questo momento il Milan e il mister è in difficoltà, sono in difficoltà. Credo che in questo momento andare a cercare il pelo nell'uovo per il singolo errore sia qualcosa che è giusto fare, perché poi ovviamente il periodo è costellato da una catena magari di errori, però è in generale tutto quello che ci circonda in questo momento che non funziona con il mister. Io lo pensavo un po' di settimane fa, ce lo siamo già detti più di una volta qua nell'editoriale, ci siamo scambiati anche qualche commento sotto l'editoriale, ho visto negli ultimi mesi riguardante la scelta di Paolo Fonseca. Continuo a pensare che sia una bravissima persona, purtroppo però questo non ne fa un grande allenatore, e un buon allenatore, un allenatore spendibile per una buona squadra, come era il Lille dell'anno scorso, come è stato lo Shakhtar, come è stata la Roma. Questo purtroppo è il Milan. Il Milan è qualcosa di diverso per tanti aspetti, per quello che si trascina dalle ultime stagioni, per la dimensione del Milan, per il peso di dover vincere subito il Milan, per tutto quello che è diverso il Milan da il Lille. Credo che il mister purtroppo sia un po' l'allenatore sbagliato nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato.
Quindi non ne faccio nemmeno una colpa generale a lui, nel senso che sì, ovviamente ha le sue colpe, il Milan va in campo secondo quello che dice di fare il mister. Però credo che l'errore, come ho detto più di una volta, sia stato fatto a monte riguardante la scelta della tipologia di allenatore come Paolo Fonseca. Al mister abbiamo dato carta bianca e zero pregresso nei giudizi, perché abbiamo aspettato di vedere cosa ci proponeva sul campo, e le prime 2 partite di questa stagione ci hanno fatto vedere un Milan veramente in grande difficoltà, che invece di curare i problemi li ha esaltati, cioè nel senso i problemi che abbiamo ereditato dalla scorsa gestione sembrano quasi addirittura esplosi ancora di più, quasi che non se ne riesca a trovare una soluzione. Un Milan che fa una fatica tremenda dal punto di vista della mentalità, ma questo parleremo poi nel terzo punto, quando parleremo della rosa e dei singoli, che però il mister non riesce a curare, anzi, credo che in questo momento il Milan aveva anche un grosso problema tattico, fa una grandissima fatica a coprire bene il campo. Quando cerca di coprirlo per esteso si sfilaccia e rompe gli equilibri. Quando a volte cerca di stare un po' più basso, rompe un'altra volta gli equilibri perché non ce la fa. Quando tenta di pressare alto, come magari è stato un po' di più a Parma, non ce la fa perché si aprono le voragini in mezzo. Lo stesso Fonseca, e qui un pochino mi sono preoccupato, ha detto non di non sapere, però traspare dalle sue parole che ha tentato di fare 2 cose un po' diverse e che non sono riuscite entrambe con Torino e Parma, perché siamo in questa sorta di limbo con ancora una parte ereditata l'anno scorso e quello che abbiamo tentato di fare quest'anno, che invece, come detto, di risolvere la questione l'ha fatta aumentare. I giocatori sono ancora più confusi, la guida tecnica probabilmente non è stata così sicura nel dare alcune determinate tipologie di indicazioni, e il fatto che, come detto poco fa, il Milan non c'è tempo. Il Milan non ha tempo, ed era quello che ci dicevamo un mese fa. Noi possiamo anche dare tempo a Fonseca, aspettare, tifare Milan, come se ogni tanto si suol dire che bisogna tifare e non criticare. Ma il Milan non ha tempo. Il Milan non è una squadra che può permettersi di fare 4, 5, 6 partite di rodaggio. Non è questo, non è questo ambiente e questa dimensione di squadra per tifosi e tutto quello che è, non può permettersi il lusso di aspettare un allenatore 5 o 6 giornate, perché il rischio non è quello che poi e si parta. E a quel punto si vince tutto, eccetera, eccetera. Ma quando inizia a entrare nel loop negativo, che siamo già dentro, e poi il rischio di tirarsi fuori è di non riuscire a farcela, è altissimo. E quindi io spero che ce la faccia il mister, perché insomma ne va del bene del Milan. Come ci siamo detti, io pensavo 2 cose di questa partenza. Se il Milan parte bene, tira dritto, perché comunque ha delle idee di calcio che possono essere interessanti. Se il Milan non parte bene, il mister fa fatica a tirarla su, anche perché la squadra da sola non si tira su, l'abbiamo visto anche nel recente passato, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, non si tira su la squadra. Vado velocemente al resto perché mi sto dilungando troppo. Slogan e competenze, cortocircuito. Qui parliamo della società. Per non essere troppo tranchant, onestamente, però basta con questi slogan, basta con le frasi fatte, basta con gli imbellettamenti, basta, siamo una società di calcio, di sport, che deve fare sport. Se si vuol fare spettacolo, non è questo il modo, non è questo il momento, non è questo lo sport, non è questa la nazione, non è questo il club. Se si vuol fare spettacolo si fa da un'altra parte. Qua si deve fare sport e calcio per vincere le partite e i trofei. Se questo non è il focus principale, allora il problema è grosso. Poi ci si può riempire la bocca, ma se poi nella realtà dei fatti accade che il campo non è mai la prima cosa più importante a cui si pensa, allora le cose non van bene, come non stanno andando bene. Quindi basta con questi slogan. Io lo dico anche con dispiacere, perché insomma Zlatan l'abbiamo vissuto come un salvatore della patria per ben 2 volte da calciatore. Però non è il momento.
bisogna capire che a volte non è il momento, non è questo il momento. Per quanto riguarda le competenze, e poi spiego anche il perché ho scritto cortocircuito. Ce lo siamo già detti più di una volta. Io credo che in questa società di competenze calcistiche ce ne siano abbastanza poche. Cosa che in realtà è un fatto abbastanza grave, visto che in teoria dovrebbe essere l'oggetto di questa società. C'è chi ha delle piccole grandi competenze su dei settori mirati, che possono essere la parte finanziaria, la parte scout, la parte gruppo motivazionale, non so nemmeno come definirla. Ma non esiste un direttore sportivo e non esiste un direttore tecnico in società, ed è una grave mancanza per il secondo anno consecutivo che il Milan non ha un dirigente sportivo a tutto tondo. Quest'anno abbiamo deciso di prendere di metterlo come una sorta di one man show, dove presentava lui i giocatori, andava lui in conferenza, presentava Milan Futuro, presentava l'allenatore, eccetera, eccetera. Ma non funziona così. Non funziona così, perché dietro le apparenze poi ci deve essere un po' di sostanza, e la sostanza purtroppo latita. Latita nonostante ci si voglia dimostrare di essere qualcosa che non si è. Ora, il cortocircuito è presto detto. Siccome non si può ovviamente dire in faccia che il Milan non punta a vincere, perché altrimenti, ma lo si vede da alcuni piccoli grandi fatti, come ad esempio l'ultimo mercato, che è stato fatto in una maniera tale da poter far crescere a volte la società, come è stato per Milan Futuro, come è stato per esempio adesso per un centrocampista, eccetera, eccetera. Molte delle cose fatte al Milan sono per far crescere la società, che è un bene, non sto dicendo il contrario, ma questo va a discapito della parte sportiva, e questo quindi è un male. Il cortocircuito è presto detto. Siccome non si può dire che c'è questa sorta di discrepanza, si annuncia la volontà di vincere, di alzare trofei, di essere quelli che si brucia per vincere, nessuno più di me vuole vincere, odio perdere, eccetera, eccetera. E va bene. Poi siccome i fatti dimostrano in parte il contrario, è ovvio che poi il tifoso ti guarda storto, quantomeno con diffidenza, se non in cagnesco. Il cortocircuito sta qui. Siccome non c'è chiarezza, poi alla fine, e di questo avevamo già parlato ormai 6 mesi fa, credo di aver già detto qualcosa del genere, quando invocavo, tra virgolette, nel piccolissimo, di parlarsi chiaro, di essere trasparenti, non ci si può nascondere dietro le scusanti, perché il tifoso a un certo punto presenta il conto il tifoso, non lo spettatore. Poi se si vuole parlare allo spettatore non gli interessa niente. Però, detto questo, purtroppo, come in ogni società, il pesce puzza dalla testa. Il problema di Fonseca è, sì, allenatore, Paolo Fonseca, che ha determinati tipi di caratteristiche che nel bene e nel male possono fare la differenza. In questo momento lo stanno facendo nel male, perché è un allenatore che ha un determinato tipo di carattere, ha un determinato tipo di idee calcistiche, ma il problema è stata fatta a monte con la scelta, il problema è fatta da chi in questo momento il Milan lo viene gestito, e non è gestito un granché. Numeri e mattoni. Parliamo della rosa e dei singoli. Anche qui per me c'è un piccolo cortocircuito, nel senso che se si pensa di fare un Milan aggressivo, che si vuole andare a prendere la palla alto, con pressione, una squadra corta, che sappia correre in avanti, che sappia aiutarsi, eccetera, eccetera, non si costruisce la rosa così. Se la rosa la si costruisce con Pulisic, con Leao, con Loftus-Cheek, con Okafor, con Jovic, con Ciukwueze, con magari qualcuno me lo sono perso per strada, con a metà campo, forse a metà campo si giochi a 3, possono essere passabili, ma se vuoi giocare giocando di pressione alta, con questa rosa, fai fatica, perché son giocatori che questo tipo di calcio lo fanno poco e male, per attitudine e per capacità. Quindi se si costruisce una rosa di questo tipo, bisogna fare un calcio di un altro tipo. Se si vuol fare un calcio di pressione, bisogna mettere giocatori bravi nel pressing, di corsa, capaci tatticamente, disposti al sacrificio, eccetera, eccetera. Che non
vuol dire per forza giocare con 11 giocatori con i mattoni ai piedi, assolutamente no, ma bisogna giocare con dei giocatori abili a fare quel determinato tipo di calcio. È come se vogliamo fare una difesa alta mettendo in difesa, come avevamo ai tempi, Musacchio e Romagnoli. Cioè, è una follia, è ovvio, no? Giocare con la difesa alta è tanto bello, ma devi avere i difensori adatti. Giocare a far pressione alta è tanto bello, ma devi avere i giocatori adatti. Quindi in questo momento la rosa del Milan è costruita per fare quello, secondo le intenzioni, ma probabilmente è costruita per fare altro, e magari lo dirò nell'ultima parte. Poi vado ai singoli. Aveva un grosso difetto questa squadra, latitava in mentalità, cosa che tra l'altro è abbastanza inspiegabile per una squadra che è reduce da uno scudetto, una semifinale Champions, una guida tecnica di 3-4 stagioni, quindi una continuità, un gruppo, diciamo così, basico da almeno 3-4-5 stagioni, che quindi ha potuto crescere, compattarsi e conoscere, sì, scusate, per migliorare. Quindi fa anche un po' strano che non esista il gruppo in questo momento, o non esista mentalità vincente in questo momento, o comunque non esista mentalità, punto. Perché una squadra che non vuol bene a se stessa vuol dire che non ha proprio mentalità. E il Milan nelle ultime 2 partite non ha nemmeno voluto bene a se stesso, si è proprio lasciato andare. E serviva un allenatore diverso? Assolutamente sì. Non faccio nomi e cognomi perché non mi interessa farli, perché poi se no altrimenti ci si ancora ai nomi e cognomi, alle fazioni, a me piaceva lui, a me piaceva l'altro. A me non mi interessa fare il nome, non interessa proprio. A me interessava avere un allenatore di diverso tipo, che in questo momento Milan non ha e non aveva, e di cui aveva estremamente bisogno, per caratteristiche. Un allenatore che sapeva anche curare un po' la fase difensiva, cosa che abbiamo tralasciato anche in questa estate, ma tant'è. Sui singoli, anche qui, io mi rivolgo a quelli che ci sono da un po' di più di tempo. Non posso chiedere una svolta di mentalità a Pavlovic, a Fofana, eccetera, che comunque hanno dimostrato di essere dei buoni giocatori, entrambi, per l'amor di Dio, però non gli si può chiedere di trascinare la squadra. La squadra va trascinata da Teo, Calabria, il capitano e il vice. Va trascinata da Tomori, da Maignan, da Leao. Va trascinata da questi giocatori, da chi è più di tutti da tanto tempo qua. E invece nessuno di questi in questo momento ha preso in mano il gruppo, anzi. Il Milan ha un grosso deficit di personalità e ha perso forse gli ultimi due che ne avevano ancora un briciolo, ovvero Giroud e Kier. Pensare di costruire le squadre coi numeri non si va da nessuna parte. Le squadre si costruiscono coi mattoni delle persone. Quante volte abbiamo visto una squadra essere molto più scarsa di quelle che magari sono state poi assemblate negli anni, e quella squadra un po' più scarsa vincere, perché sulla carta era più scarsa. Ma poi nella realtà si gioca a calcio, si va in campo, si corre, si suda, si dà una mano al compagno, si grida, si butta un po' il cuore oltre l'ostacolo a volte, si fa quella corsa in più che serve per vincere. E in questo momento il Milan queste cose non le ha. E il Milan infatti non vince, anche se tecnicamente la rosa, rispetto a quella dello scudetto, tecnicamente, dal punto di vista proprio puramente tecnico, è più forte ed è anche più profonda. Poi è ovvio che possiamo stare qui a discutere, abbiamo un centrocampo più robusto, meglio assortito, quello che volete. Ma è dalla testa che partono le vittorie. Quel Milan lì aveva costruito un gruppo che di testa c'era, perché gli era stato inculcato. Anche qui, per non stare a fare il discorso delle fazioni, che onestamente ha stufato, ma che palle, si può dire. Ancora con le fazioni, pro Tizio contro Caio, quando c'era lui, invece questi sono meglio, no, basta ragazzi, basta, sono passati mesi, basta, non si può parlare del Milan attuale. Quindi quello che gli manca una cosa che, e qui purtroppo bisogna tornare al passato, dissero ai tempi Paolo Maldini, quando a un certo punto in autunno, nonostante il diktat forse piazziamoci, ha detto alla squadra: ma ragazzi, ma noi siamo secondi, primi, ma noi si punta a vincere, noi siamo al Milan, dobbiamo puntare a vincere. Questo manca, questa idea di non basta fare il quarto posto, non basta fare il compitino, non basta fare la corsetta. Il Milan in questo momento è una squadra da compitino, che purtroppo va incontro a delle deficienze tattiche gravi.
E non saper questo nel mondo del calcio è cosa grave. Anzi, non è una cosa grave, è semplicemente una mancanza. Perché se non lo si sa, perché non si è mai masticato di questo, è cosa grave. Che una squadra grande come il Milan non abbia nessuno al suo interno che di questo sappia qualcosa. O meglio, in parte adesso c'è, che è Zlatan. Però Zlatan è un dirigente ancora alle prime armi, che assomiglia molto più a un giocatore non giocatore che a un dirigente, più che bisogna fare qualcosa di diverso, perché altrimenti il rischio è quello di complicarsi una stagione veramente in maniera importante. L'unica via d'uscita, io ne parlo qui da un po' più dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Tanto i giocatori questi sono, l'allenatore questo è, a meno di grandi cambiamenti, credo che cambi di mentalità all'improvviso non ce ne siano. E quindi l'unico modo per dare un po' di sicurezza mentale a questa squadra è dargli qualche sicurezza dal punto di vista tattico. Tanto, altrimenti, i grandi discorsi non penso che siano fatti in spogliatoio, non penso che vengano recepiti, non penso che possano essere digeriti e poi portati sul campo perché all'improvviso cambiamo di mentalità e di carattere in 6, 7, 8, 10, 15 giocatori di rosa. Quindi l'unico modo per dare un po' di mentalità a questa squadra è dargli delle sicurezze dal punto di vista tattico. E quindi basta con questa, diciamo così, Milan ibrido che assomiglia un po' tanto a quello del passato, con giocatori un po' troppo ibridi, vedi Lotus, che infatti non ci sono, giocatori che non riescono a fare qualcosa in più, come Teo, come Leao, come tanti altri. Apro, chiudo parentesi, mi stavo dimenticando. Però Rafa mio, non si può zittire il pubblico alla seconda giornata dopo che per 88 e 60 sono quasi una partita e tre quarti. Tu sei sotto nel punteggio con Torino e Parma. Non puoi zittire i tifosi. Qualsiasi cosa ti sia stato detto, un fischio, qualsiasi cosa, non puoi zittire. Non puoi, non puoi. Ma non perché non sia giusto farlo, ci mancherebbe, ognuno è capace, è lecito di fare qualsiasi cosa, è libero di fare qualsiasi cosa. Ma non è il modo di reagire, il modo di reagire è abbassare la testa, fare 2 gol la prima partita, la seconda farò ancora, la terza farne altri, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e dimostrare di non essere quello per cui invece si veniva additati dal pubblico. Non so nemmeno come uscire da questo discorso, vai, vado avanti. Togliere un po' di ibrido, quindi dicevo al Milan. Il Milan nel 4-2-3-1 così facendo, a pressione alta fa fatica, non ce la fa. Io sarei per tornare a un più classico 4-3-3, con delle linee un po' più strette, con una difesa non per forza oltre la linea della metà campo, con la prima pressione che non va per forza a prendere il portiere, con una squadra che quindi sta in una zona più centrale del campo, né bassa né alta, ma molto più corta, molto più compatta, che abbia 3 giocatori in mezzo al campo già belli, fissi, stabili e sereni, che non ci siano gli esterni che vanno a destra e a sinistra, che non ci siano gli esterni bassi che si alzano a destra e a sinistra, dai stabilità per 3, 4, 5, 6 partite, chiudi i rubinetti dei gol presi, perché altrimenti è impossibile vincere le partite, perché sennò devi vincere 3-2, 4-3, 5-4. Quindi dai un po' di stabilità, metti i giocatori nel loro ruolo, quindi Bennacer, Fofana in mezzo, dipende cosa vuoi fare, a sinistra Renders, a destra se vuoi Loftus-Cheek, se no Musa, se no chi per lui. I 2 esterni ci sono, l'attaccante fin quando non torna Morata è quello lì, ma d'altronde sul mercato abbiamo deciso di tenerci Jovic o Okafor. Jovic perché, piccolo spoiler, si pensava che qualcuno venisse a bussare, riscattato, e invece nessuno è venuto a bussare, quindi te lo sei tenuto, chiuso lo spoiler. Ma questa è in questo momento il Milan, una squadra che deve ritrovare delle certezze e l'unico modo per ritrovarle è dare compattezza in campo. Si va a Roma con la Lazio, se non fai risultato a Roma con la Lazio, ti presenti alla sosta in zona retrocessione o quasi, e con il derby alle porte si fa veramente grigia. Quindi facciamo 2 passi indietro, tappiamoci il naso, piuttosto 0-0 a Roma con la Lazio, ma almeno chiudiamo la falla e poi ci ripensiamo.
ma in questo momento il primo pensiero è: non si prende gol. Io sono arrivato in chiusura, grazie per essere rimasti qui con l'editoriale, ci ritroviamo tra poco in realtà, per obbligo di riscatto delle 10. Grazie a tutti e a dopo.